Quando senti la parola cocco pensi al profumo delle creme abbronzanti, al mare, alle vacanze? Se ti dicessi invece che è anche uno degli alimenti migliori che esiste in natura? Amici del benessere, buongiorno e bentornati sul mio canale. Se hai già visto i miei video saprai sicuramente chi sono, se invece sei nuovo su questo canale mi presento. Ciao, sono Alberto Zippo, il tuo cultore del benessere preferito e oggi ti parlerò delle potenzialità dell'olio di cocco per la salute e per la bellezza. Ora bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Prima di iniziare, doverosa premessa sulle differenze tra latte di cocco, acqua di cocco e olio di cocco. Il liquido all'interno della noce è acqua di cocco, mentre il latte di cocco è quello che viene estratto dalla spremitura della polpa. L'acqua di cocco è purissima, ha delle proprietà straordinarie, te la consiglio vivamente. Ora concentriamoci sull'argomento di oggi, parliamo nello specifico dell'olio di cocco. Parlando di uso alimentare, ancora oggi esistono sostanzialmente due fazioni. Chi lo sconsiglia in quanto ricco di grassi saturi, un po' come per il burro e i grassi animali, che andrebbero ad aumentare il colesterolo cattivo, e poi invece chi lo promuove in quanto si tratta di grassi non sempre nocivi, come invece sono i grassi trans. Spesso le due cose si confondono. I grassi saturi che l'olio di cocco contiene, ovvero acido caprilico e acido laurico, sono a catena media. Cerco di essere meno tecnico possibile e racconto in parole povere quanto studiai anni fa. È sufficiente sapere che, a differenza di quelli a catena lunga, sono facilmente assimilabili. Vengono metabolizzati e convertiti direttamente dal fegato formando i chetoni, ovvero energia unica che arriva direttamente nel nostro corpo e cervello. Soffermandoci sull'acido laurico, potremmo dire che è estremamente raro in natura. E l'olio di cocco è proprio l'alimento che contiene la maggior quantità di questo acido in qualsiasi altra sostanza nella terra. Questa sostanza si trasforma in monolaurina, un monogliceride che può distruggere virus e batteri, facendolo diventare un trattamento efficace per tante malattie. Iniziamo a parlare degli utilizzi dell'olio di cocco. Punto numero 1. Olio di cocco per la cottura. L'olio di cocco è un grasso che si può utilizzare anche per cucinare, dato il suo alto punto di fumo. La sua struttura rimane intatta quando viene riscaldato, non producendo sostanze nocive. Inoltre non diventa rancido anche se conservato a temperatura ambiente per oltre un anno. La mia ragazza, che impazzisce per il cocco, lo utilizza spesso per cucinare da quando conviviamo, alternandolo all'olio extravergine di oliva. Dona quel tocco esotico alle pietanze senza però alterare troppo il sapore. Pensa che io non sono un amante del gusto del cocco, ma come condimento riesco ad accettarlo. Lo trovo adatto ad esempio come condimento per le verdure. Noi in casa lo utilizziamo a volte come dolcificante naturale al posto dello zucchero integrale. Lo si può utilizzare come dolcificante anche nel caffè. Ti lascio qui sopra il video riguardante il caffè se per caso te lo sei perso. Punto numero 2. Arricchire i frullati. Per rendere più nutrienti e ricchi i frullati di frutta e verdura si può aggiungere dell'olio di cocco, che contribuirà anche a far assorbire meglio le vitamine liposolubili. Punto numero 3. Diminuire il senso di fame. C'è chi assume un cucchiaino di olio di cocco prima dei pasti principali in modo da aumentare il senso di sazietà. La scienza ha rivelato che i chetoni che si producono quando si consuma l'olio di cocco possano portare a ridurre l'appetito. Punto numero 4. Aiuta a bilanciare gli ormoni. L'olio di cocco è un grasso nutriente per le ghiandole surrenali e la tiroide, in grado anche di avere effetti benefici sul bilanciamento degli ormoni. Punto numero 5. Maggiore energia e miglior metabolismo. I trigliceridi a catena media contenuti nell'olio di cocco creano un rilascio di energia a lungo termine e aiutano ad aumentare il metabolismo e la perdita di grasso. Punto numero 6. Tiene a bada gli zuccheri nel sangue. L'olio di cocco rilascia i suoi nutrienti lentamente, fornendo una fonte di energia che contribuisce a sostenere i livelli di zucchero nel sangue. Sembra che una dieta integrata con olio di cocco possa mostrare miglioramenti sui livelli di tolleranza al glucosio. Punto numero 7. Aumenta la funzione cerebrale. Diversi studi hanno messo in luce alcuni degli effetti dell'olio di cocco sulla salute del cervello. Si è mostrato utile ad esempio nel trattamento e la prevenzione dell'Alzheimer, aiutando le persone a sentirsi più vigili.
Questo grazie ai chetoni che libera, come dicevo in precedenza. Si è dimostrato che assumendo 20-30 grammi al giorno di un integratore contenente trigliceridi a catena media, o meglio ancora olio di cocco, i livelli di chetoni nel corpo aumentano contribuendo fino al 10% dell'energia del cervello. È importante ricordare che il nostro cervello non funziona correttamente senza i grassi, dato che è formato al 50% da grassi e acidi grassi essenziali omega 3, che da soli costituiscono il 30% della membrana dei neuroni. Quindi togliere i grassi dalla dieta significa danneggiare il cervello, i neuroni e le guaine mieliniche. Punto numero 8. Allevia il mal di gola. Per lenire il mal di gola, ti confermo che ho provato questo metodo personalmente, puoi provare a sciogliere un cucchiaino di olio di cocco in acqua calda e limone. Ho parlato dei benefici di questa bevanda nel video che ti lascio qui sopra. I benefici sono innumerevoli, è utile contro l'herpes, combatte i parassiti, aiuta la digestione, guarisce le scottature, un po' come l'aloe, è utile nel trattamento delle ulcere, è antinfiammatorio, eccetera. Dopo questa lunghissima carrellata di benefici, passiamo ad altri utilizzi. Infatti, oltre a tutti questi benefici, l'olio di cocco può essere utilizzato con successo anche per la cura della casa e per la tua bellezza. È utilissimo nel lucidare i mobili e perfino le scarpe. Tiene lontane le pulci, è molto valido per sbiancare i denti come insegnato nella medicina ayurvedica, è utile contro gli arrossamenti da pannolino, è ottimo per nutrire la pelle e prevenire l'acne. Molte persone lo usano anche per prevenire le rughe come una normale crema idratante viso. È in grado di bloccare i raggi solari UV del 30% e si comporta quindi come una modesta protezione solare che si può usare solamente nelle ore meno calde della giornata e non in piena stagione. Il vantaggio è che, a differenza delle creme solari, utilizzando l'olio di cocco si è in grado di sintetizzare la vitamina D dai raggi del sole. È utilizzata per il trattamento per i capelli, come balsamo per le labbra e addirittura come creme dopo barba, sulle punture di zanzare e infine come olio da massaggio. Se si riscalda l'olio di cocco a bagnomaria e si aggiunge poi qualche goccia di olio essenziale, si ottiene un olio da massaggio perfetto. Se ti interessa un contenuto magari sull'utilizzo degli oli essenziali, scrivimelo nei commenti così da poter magari realizzare un video in futuro. Ora parliamo delle controindicazioni. L'utilizzo dell'olio di cocco per via esterna non presenta particolari controindicazioni, salvo un'eventuale ipersensibilità al prodotto. Peraltro molto rara, dato che questo grasso vegetale è generalmente ben tollerato. Diversa la situazione se si utilizza olio di cocco per uso alimentare e magari anche molto spesso. Innanzitutto si tratta di un prodotto molto calorico, circa 850 calorie ogni 100 grammi di prodotto. Inoltre, come già detto, anche se naturale e di origine vegetale, l'olio di cocco presenta alte concentrazioni di grassi saturi e dunque andrebbe consumato con moderazione. Questo è quanto risulta confermato da diversi nutrizionisti. Importante poi acquistarlo di buona qualità, di provenienza biologica, ma soprattutto spremuto a freddo, in modo che si conservino tutte le proprietà. Come per quanto riguarda il tè, personalmente amo acquistarlo tramite un negozio nelle mie vicinanze, ma lo puoi trovare anche comunemente online. Cerca magari di prediligere dei siti online di prodotti naturali, così da trovare prodotti più validi. La dose mediamente consigliata dai dietisti sarebbe da 1 a 3 cucchiai al giorno. Come dico sempre, fidati di te, sperimenta quotidianamente, ma soprattutto ascolta il tuo corpo, ti darà tutte le risposte che stai cercando. Anche per oggi ho concluso, non prima di ricordarti che puoi sostenermi senza alcun costo. In che modo? Beh, se ti è piaciuto questo video lascia un bel like qui sotto, condividendolo con le persone che sai che potrebbero apprezzare. Se gli argomenti che tratto sono di tuo interesse, iscriviti al canale ricordandoti anche di cliccare sulla campanella così da ricevere la notifica alla pubblicazione di un nuovo video. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e averti fatto venire voglia di approfondire queste tematiche. Ci vediamo al prossimo video!